più che altro qual è l'ansia e l'attesa che io posso solo immaginare di fare una corsa di moto in Giappone e con una moto di serie. Cosa si prova in quegli istanti prima di partire? Allora, la prima impressione quando arrivi in Giappone è intanto vedere il livello di passione che hanno questi piloti, che è assolutamente introvabile non solo in Italia ma forse anche in altri paesi europei. Ma questa è gente che magari lavora per un anno intero in cantina a prepararsi con le proprie mani la moto per poi schierarsi una sola gara all'anno, la Battle of the Twins, che a Tsukuba ha una fama e una notorietà pazzesca. Gli spalti sono pieni di persone, cioè è come una gara del mondiale là da loro, cioè ci sono le tribune che scoppiano di gente, c'è un tifo pazzesco e tu ti ritrovi in mezzo a questi pazzi che sono dei kamikaze veramente, con la motina stradale in mezzo a dei bombardoni allucinanti preparati all'inverosimile. La cosa divertente è che spesso questa passione li porta ad esagerare e quindi, tanto per raccontare un dato pratico, la prima gara che ho fatto col Monster Dark ho capito che, dato che la partenza di Tsukuba è leggermente in salita, partendo in prima con la coppia del motore Ducati era facilissimo impennare. All'epoca ovviamente non c'era nessuna elettronica, nessun controllo di trazione, nulla di nulla. E allora, vedendo che molti di loro già nel giro di ricognizione avevano impennato, mi venne l'idea di partire in seconda, sfrizionando a morte e tentando di arrivare al limitatore di seconda alla prima staccata. Avevo fatto più o meno i conti che arrivavo giusto al limitatore di seconda alla prima staccata, che era una curva a destra. Ed è stata una mossa giusta, perché partendo 31esimo mi sono ritrovato subito più o meno 17esimo, 18esimo, perché sono partito in seconda sfrizionando e 2 o 3 di fianco a me si sono ribaltati in prima, cioè, hanno impennato e si sono ribaltati. Altri 3 o 4 alla terza curva si sono sdraiati perché era una sorta di collo di bottiglia e lì ho capito che se mi fossi tenuto un pochino calmo giocandomela bene potevo risalire un bel po' di posizioni ed è andata bene come ho raccontato prima. Quindi passione sfegatata, veramente matti ma matti simpatici. In Giappone c'è un amore pazzesco per questo mondo e non solo, anche per le moto italiane. Vedo che sono pazzi per le moto italiane, più che per le moto giapponesi forse. Assolutamente, è così. E la cosa ridicola è che poi per gli ospiti italiani, visto che là esiste comunque un protocollo, anche un cerimoniale, chiamiamolo così, di accoglienza, la cosa normale è vedere delle Umbrella Girls nelle prime file di uno schieramento. La cosa che faceva sorridere è che io nella prima gara, la prima partecipazione nel 2000, 31esimo, quindi penultimo in griglia, avevo la bellezza di 2 Umbrella Girls ai miei fianchi, vestite tutte quante d'argento, avevano degli hot pants d'argento, un top d'argento, pancia nuda, gambe nude, c'era una temperatura terribile perché abbiamo corso in marzo, la temperatura sarà stata forse di 7-8 gradi, non di più, e queste tremavano come dei budini, poverine con sto ombrellino e probabilmente non vedevano l'ora che partisse la gara per togliersi di mezzo e andarsi a coprire. Quindi, però ecco, la passione, no? La passione, il rispetto, il culto del cerimoniale, c'è tutta una cultura che forse dovrebbe essere ad esempio anche per noi. Ci racconti appunto come è nata l'avventura in Mondial? Io so che tu hai fatto un po' da tramite, se vogliamo, tra Roberto Ziletti, quello che è stato il fautore proprio di questa rinascita della Mondial, e Boselli. C'è stato un po' il passaggio di consegne dalla famiglia storica Mondial all'imprenditore che l'ha rilanciata in quel momento di fatto. Allora, diciamo che loro si erano già incontrati e io mi sono trovato a conoscere Roberto proprio perché tramite il conte Boselli ho appunto capito qual era il progetto e mi interessava seguirlo da vicino, non solo per passione ma anche appunto per un possibile sbocco a livello agonistico. Ed è da lì che abbiamo iniziato a dialogare e chiaramente Roberto, essendo un appassionatissimo come più di me, ha colto al volo l'occasione di provare a schierare la moto alla Seore di Sugo anche su proposta e disponibilità di Akira Rada,
e da lì è nata l'idea di correre insieme, io, Roberto e Akira, per questo debutto ufficiale alla Seore di Sugo. Seore di Sugo che si teneva agli inizi del mese di novembre del 2002, quindi la moto era appena stata ultimata. A pochi giorni dalla partenza per il Giappone purtroppo è arrivato il forfait di Roberto, perché nelle sue tante uscite fuoristradistiche purtroppo si era infortunato e dovevamo tenerlo un po' a freno, non ce l'abbiamo fatta, e invece così, quindi si è infortunato e abbiamo dovuto trovare un rimpiazzo. Il rimpiazzo è stato identificato da Akira in un pilota giovanissimo, un giapponese che correva nell'AMA americana, quindi nel campionato Superbike e Supersport americano, Daigoro Suzuki, un fantino di 60 kg di peso e 26 anni, che abbiamo poi scoperto essere un fulmine di guerra, velocissimo. E quindi devo dire che, per quanto anche con Roberto sarebbe stata una bellissima performance, perché è una bella manetta, Roberto ha fama di essere un gran pilota, grazie a Daigoro abbiamo compiuto veramente un'impresa, perché la Seore di Sugo era in ordine di importanza la terza gara endurance in Giappone, chiaramente la prima e più famosa è la 8 ore di Suzuka, poi c'è la 7 ore di Motegi e la 6 ore di Sugo, che è valida per il campionato giapponese endurance insieme alle prime due, ed era una gara aperta a equipaggi internazionali. Quindi potevamo partecipare anche noi con licenza appositamente rilasciata dalla federazione. E così è stato, quindi sostanzialmente ero l'unico italiano del team. Mi sono ritrovato a correre in questa gara, tra l'altro nella veste di pilota ufficiale, con tanto di tuta mondial, e la vestizione completa da pilota ufficiale è stata un'emozione incredibile. E al via di quella gara c'erano la bellezza di 66 moto, quindi una griglia che non finiva mai. E voi per voi era l'esordio, no? Era assolutamente la prima gara ufficiale internazionale per la Mondial Piega, quindi un debutto a tutti gli effetti. 66 moto al via, grazie a un giro eccezionale di Daigoro siamo riusciti a portare la moto al 12° posto in casella, quindi partivamo diciamo in ottima posizione, e man mano che la gara si è svolta ci sono state chiaramente un po' di defezioni a causa qualche caduta davanti, ma intanto il ritmo che avevamo impostato noi era comunque un buon ritmo, quindi risalivamo pian pianino nella posizione in gara, e siamo riusciti a portarla alla fine dell'ultimo stint in quinta posizione su 45 moto arrivate al traguardo all'esordio, e con una moto stradale, una volta di più era una moto veramente stradale in mezzo a moto preparatissime da corsa. Però adesso tu ce la stai facendo facile, torniamo un attimo indietro, ci racconti un po' qual è stato proprio lo sviluppo durante, diciamo, la corsa, perché poi di fatto non avete fatto test, non avete fatto nulla. Com'è stato cercare di adattarsi a tutte queste problematiche? Il giorno che sono stato ad Arcore per prendere la tuta di pelle ufficiale mondial, quindi i colori mondial, Enrico Folegnani, tecnico valentissimo che ha lavorato tanti anni nel motomondiale, tra gli altri ha lavorato direttamente con niente meno che Max Biaggi, e aveva curato alcune messe a punto della moto sviluppata da Walter Bartolini in pista, e in particolare avevano lavorato sul setting dell'ammortizzatore. Visto che il peso mio era più o meno equivalente a quello di Walter, mi consegnò in quell'occasione, quando andai ad Arcore a prendere la tuta di pelle, anche un mono Öhlins che era stato tarato appunto sulla base dell'esperienza fatta da Bartolini in pista. E quindi io sono partito con questo monoammortizzatore in mano, e quando è stato il momento dell'imbarco sull'aereo avevo il mono in mano, l'ho consegnato direttamente all'hostess, perché il timore era quello che potessi fare una strage utilizzando come un'arma questo mono, e la hostess me l'ha restituito all'uscita dall'aereo, e sono arrivato in pista con questo. È stato montato sulla moto, e di fatto la preparazione si è limitata a questo. La moto era praticamente sconosciuta a tutti. Domanda banale, ma come mai non è stato cambiato anche qualcosa sul davanti, sulla forcella?
In realtà la Forcella avevamo un setting anche lì basato sull'esperienza di Bartolini. Lui aveva sempre utilizzato la Forcella sostanzialmente standard e quindi siamo partiti da un setting relativo appunto alla Paioli, perché la moto montava questa Paioli, che peraltro era stata realizzata da Paioli più o meno copiando la Forcella Öhlins, quindi nei componenti e nello studio delle cartucce, di tutto quello che erano i pompanti interni, si erano ispirati molto alla Forcella Öhlins. Purtroppo, va detto in tutta franchezza, senza riuscire ad eguagliare, a renderla equivalente al prodotto d'origine. Quindi era una Forcella che faceva un lavoro decoroso, ma non era scorrevole quanto poteva essere una Öhlins. Il mono invece si comportò decisamente molto bene. Per inciso, il primo turno di prove su una moto sconosciuta, su una pista sconosciuta, con una temperatura intorno ai 5-6 gradi, perché a novembre il Sugo è in un parco in mezzo alle montagne, a una certa altitudine, e aveva piovuto per 2 giorni e anche il primo approccio è stato sul bagnato con le gomme Rain, quindi non è stato certamente un esordio facile. Per inciso anche il warm-up del mattino è stato affidato a me per sorteggio, quindi poteva capitare ad Akira Rada, poteva capitare ad Daigoro, è capitato a me. Quindi ho fatto anche il warm-up del mattino, ancora con le Rain, poi per fortuna al via della gara la pista si era già parzialmente asciugata, c'erano ancora delle macchie di umido qua e là, ma di fatto possiamo dire di aver fatto una gara asciutta. Ed è andata come vi ho detto prima. Com'era il comportamento della Mondial nei cambi di direzione, soprattutto non solo a livello di agilità, ma a livello anche di un po' di chiusura delle curve, no? Allora, la moto devo dire che dava abbastanza confidenza, quindi una moto decisamente friendly, come la si definirebbe oggi. Diciamo che era molto valida in staccata perché aveva un bel comportamento, aveva un bellissimo inserimento in curva, quindi anche permetteva delle entrate ancora a ruota frenata davanti, quindi con una certa pinzatura robusta. Il problema nasceva invece nel momento in cui si riprendeva in mano il gas, specialmente nelle curve a destra, più che in quelle a sinistra, perché di fatto la moto tendeva ad allargare in uscita dalle curve a destra e questo problema comportava una perdita di tempo nelle accelerazioni, fuori appunto dalle curve di destra. Questo comunque abbiamo ovviato cercando di spigolare il più possibile, ma una volta finita la gara io ho chiamato in Italia per denunciare questo tipo di comportamento e Folegnani mi disse appunto che avrebbero poi studiato il fenomeno e cercato di capire quale fosse la causa. Causa che poi si è scoperto a distanza di qualche tempo per un traversino di irrigidimento del telaio che non era stato montato, era stato progettato ma non montato e che invece era necessario per evitare che la moto appunto durante l'azione di tiro catena nelle pieghe a destra sostanzialmente comportasse uno svergolamento, un avvitamento del telaio. Quindi la moto si avvitava longitudinalmente e di fatto le geometrie venivano scompensate e la moto tendeva ad allargare. Tu mi dici che addirittura proprio quasi contavi prima di riaprire il gas. C'era una curva in particolare in cui una volta presa la corda in ingresso, e ripeto, la corda la prendeva bene, appena riprendevo il gas in mano dovevo contare fino a 3 prima di poter dare apertura completa, altrimenti andavo per via di fuga, andavo fuori in esterna. Sì. E poi tu in Mondial sei stato un catalizzatore non solo anche per la partenza, ma anche proprio per le corse, perché anche nell'endurance mi raccontava ad esempio anche Maurizio Bargiacchi che hai fatto da tramite con lui proprio per proporgli questo progetto della Mondial nell'endurance. Sì, Maurizio che era uno dei piloti che aveva corso nelle mie gare, quindi di fatto aveva creato un percorso evolutivo fino ad arrivare appunto all'europeo. A quel punto, innamoratosi anche lui della disciplina, aveva deciso di creare un team per schierarsi nel mondiale endurance e questo a partire dall'anno 2003.
E nel momento in cui mi ha parlato del progetto mi disse anche che la moto su cui avevano deciso di puntare era